Ciao ragazzi, io sono Millions e benvenuti in questo nuovo video in cui vi darò il mio parere su Marvel Spider-Man 2. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Iniziamo! Marvel Spider-Man 2 è il gioco che più attendevo in questo 2023, anche perché da grande fan PlayStation questa è stata anche l'unica esclusiva PS5 uscita quest'anno. Iniziamo parlando della storia. La storia di Marvel Spider-Man 2 riprende dalla fine di Marvel Spider-Man Miles Morales, in cui si vedono i due Spider-Man uniti a combattere il crimine. Ma diverse minacce li attendono in questo capitolo, come Sandman, Kraven, Lizard e l'antagonista principale, Venom. Nel complesso la storia risulta molto semplice, ma a tratti commovente, ma d'impatto, che va a toccare argomenti come l'amicizia tra Peter, Miles ed Harry e l'amore tra Peter e MJ. Oltre ai due protagonisti, Peter e Miles, ritornano alcuni personaggi già visti nei precedenti capitoli, come appunto MJ, Norman Osborn, Genki, Hailey e Rio Morales, la madre di Miles Morales. Il comparto tecnico di Marvel Spider-Man 2 è letteralmente un'evoluzione di ciò che abbiamo visto nei precedenti capitoli. I combattimenti risultano modernizzati e fluidi, ma alcune volte ho riscontrato degli intoppi, ovvero dei bug, in cui il personaggio si incastrava nelle pareti. Oltre a questo ci sono nuove features riguardanti l'oscillazione, che oltre ad essere più fluida e smussata, ora si possono usare le ali di ragnatela per avere una maggiore mobilità, e nel complesso risulta tutto molto più veloce. Anche la mappa di gioco è cambiata, o per meglio dire allargata, perché è stata aggiunta la zona del Queens, in cui si svolge parte della storia principale e alcune secondarie. Anche i combattimenti in stealth hanno subito dei cambiamenti, con l'introduzione del cavo ragnatela che possiamo lanciarlo per eliminare i nemici, creando strade alternative. Parlando invece dei caricamenti, risultano inesistenti o comunque molto veloci e sinceramente mi ha molto sorpreso perché comunque mi aspettavo un minimo di caricamento e invece no, cioè sono veramente istantanei e proprio per questo anche il viaggio rapido è immediato, anche se anch'esso ha subito dei cambiamenti rispetto ai precedenti capitoli, perché se prima dovevi sbloccare le stazioni della metro, ora vi basterà completare il quartiere al 50% e potrete teletrasportarvi in qualunque punto vogliate. Ovviamente potrete giocare sia con Miles che con Peter e potrete cambiare personaggio ogni volta che volete, tranne in alcuni casi durante la storia principale. E proprio perché ci troveremo a giocare con entrambi gli Spider-Man ci saranno delle missioni che dovremo completare con Miles o con Peter. Anche i poteri di entrambi gli Spider-Man hanno avuto dei miglioramenti con l'introduzione di nuove abilità, come i poteri del simbionte per Peter o l'esplosione tonante di Miles. Parlando invece delle features del controller DualSense, è ben implementato con grilletti adattivi e feedback aptico. Parlando della grafica, è spettacolare, grazie anche alla potenza di PS5, l'illuminazione risulta incredibile, i riflessi mozzafiato e la cosa che mi ha colpito di più sono le animazioni facciali e i dettagli dei tessuti. In conclusione, Marvel Spider-Man 2 è la miglior esclusiva PS5 uscita fino ad ora, che riesce a combinare una storia incredibile ad un gameplay veloce e migliorato. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like e seguire Info4Gamers su tutti gli altri social. Grazie e alla prossima!